Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono XxasgarraflowxX e in questo video ho pensato di fare una serie walkthrough su Crimes and Punishment di Sherlock Holmes. È un videogioco carino che parla appunto di Sherlock Holmes che deve risolvere dei crimini, ma non perdiamoci chiacchiere e iniziamo la nostra avventura nel mondo di Sherlock Holmes. Ok, eccoci, siamo Watson, che stiamo leggendo un libro. Sento gli spari. Eh sì, va catturare. Che cazzo è? Vabbè, situazioni normali. Che cazzo? Mi sei impazzito. Bisogna nasconderci, questo ci secca. Ma che cazzo sta facendo? Fazzito! Guarda! È bello sto pezzo, guarda. C'è pure Watson, non so, capisci? Figli avvendati, inizia a spiegare, ma che cazzo? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Ok ragazzi, quindi è arrivato adesso l'ispettore che ci ha iniziato di un po' la faccenda. Ora bisogna andare a indagare, però prima Holmes ha deciso bene che bisogna andare a prepararsi. Quindi let's go. Ok ragazzi, ho messo il vestito marrone al signor Holmes, mentre qui c'è la signora Hudson che sta pulendo i vetri rotti. Vabbè, lasciamo perdere. E andiamo a Woodman's Lee. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Ok ragazzi, ci siamo al
questa fattoria e già iniziamo a vedere delle impronte. Quindi con R1, ok, con R1 vediamo con Holmes. Ah, cazzo, un genio. Vai, passiamo sopra le impronte così si nasconde. These footprints appear to be quite large. Quindi sappiamo che potrebbe essere stato il Bigfoot. E fin qui ci può stare. It seems that the garden was well maintained. E se è ben mantenuto, allora vuol dire che avranno un giardiniere, quindi potrebbe essere stato questo giardiniere in teoria. Vabbè, poi vediamo che vuole l'ispettore. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Ok, ora possiamo interrogare la vittima, manco fossimo a scuola. Quindi, qualcosa di insolito in quella notte, quando è stato trovato il corpo, avete un giardiniere. Questa è stata la mia prima ipotesi, vediamo. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Ok, quindi possiamo escludere che il giardiniere abbia ucciso la nostra vittima. Chiediamo quando è stato trovato il Do corpo. you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock I dared to glance in through the door and... oh dear. Dai. Quindi lei non ha visto il colpevole, se no sarebbe stato troppo semplice, però una mattina dopo ha scoperto che era morto. Madam, Vediamo se ha can you sentito tell me qualcosa if you insolito saw or notte. heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Uno sente un grido nella notte. Ok, va bene. Ho sentito un grido nella notte, vabbè, ci sta. Comunque, porca troia. Controlliamo se magari iniziamo a vedere un po' di sospetti, vediamo chi lo conosceva, vediamo. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Quindi abbastanza asociali e il ciò ci fa pensare che forse non è stato nessuno di sua conoscenza. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Vabbè. E quindi il nostro Peter si è imbriacato. Vediamo un po' l'aspetto di questa signora. Niente. C'ha un medaglione. Cameo, scusate. Qui alla mano c'ha un rosario, quindi è cattolica. Qui che c'è un libro. Poi c'ha dei guanti al giardinaggio, quindi si occupava anche lei del giardino. E c'è una setta di uccelli. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband.
He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? Come fa a sapere di Plymouth pellegrinaggio? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. E quindi il nostro uomo era anche un marinaio. E se possiamo notare nel diario di Mr. Holmes abbiamo anche la moglie, Judith. Messo io esaminerei il luogo dell'omicidio, dell'assassinio. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Bravi bambini. Sto qui che cazzo, ma questo non ci parla nemmeno. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Quindi gli hanno fatto FBI financo. These Ci scratches sono are dei fresh. graffi. Sono recenti, l'ha capito. You're right. Così. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Quindi qualcuno potrebbe essere venuto ad inquinare le prove. Messo male. Vabbè. What a terrible way to die. Quindi The weapon fully penetrated the body. invece The potrebbe force essere of the blow qualcuno, was forse un immense. suo ex marinaio di conoscenza. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his Vediamo murderer. l'arpione. Non so se magari ci potrebbe This man is in his avere... 50s, yet he still looks quite Poteva averci strong. avuto l'assassino, poi c'aveva lui essendo un marinaio. Poi c'è un coltello. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Ok. Manico di legno. This blood is from the Okay. pool underneath the dead body. Quindi il taccuino. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Indizio. Vediamo se si può vedere qualcos'altro. È che si può aprire per caso, no? Sì. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Ok. Sto taccuino. J.A. Oddio, che cazzo è? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was Posso dropped into the sapere? pool of blood Non so manco after io. the death of Peter Carey. Attenzione, vediamo. Quindi qui abbiamo tutto quello che sappiamo. These abbreviations mean something, but what?
sappiamo che la vittima è stata attaccata alle pareti e cioè da qui possiamo iniziare a connettere le cose che sono successe. E praticamente si possono collegare a caso, come sto facendo un po' io per farvi capire, oppure si può collegarle con un certo modo, cioè per capire appunto se sia vero oppure no. Vediamo qui che c'è. Ah, gli stivali. Vediamo se sono quelli delle impronte. Dai, diamo un colpo d'occhio. Eccole qua. Old navigation instruments, nothing interesting. Ah, ok, quindi l'erpione è stato preso da qui, però cioè nel momento in cui uno arriva a prendere l'erpione, cioè secondo me è stato uno che conosceva, infatti non si aspettava. The murder weapon was probably taken from this rack. Letto di cercare. C'ha mezzo. The ship's logs of the Sa Sea che ha rubato Unicorn for the qualcosa. years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Ok, quindi c'è qualcosa di sopra. Ok, quindi This ora place dobbiamo is not trovare covered with dust, cosa c'è like the rest of the sopra shelf. questa mensola. An object was taken from here. Mappa. It was larger than a book. Ah, qui c'è Box la or a visa small scandinava, chest, perhaps. Inghilterra. Ah, e qui c'è un baleno. Ah, ok, quindi sì, vabbè, anche dagli arpioni comunque, cioè la nostra vittima era un Hammerfest. cacciatore di balene. Vediamo, il tavolo non l'ho controllato. Ci sono due bicchieri. Dundee. It's a whaling map. Ci sono due bicchieri, quindi penso che comunque allora non era solo. Mr. Holmes? Sì, come ci ha Someone drank confermato from la this tipa. glass recently. PC. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Apriamo. Oh, che c'è dentro? Tabacco. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Cazzo. Ah, l'ho fatto tipo buzz. Vabbè, ci vediamo quando ho finito. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Ok ragazzi, ho This is a finito coarse adesso e quindi una tobacco, quite barca. strong and very popular among sailors. Quindi ci ha confermato che in quella busta, cioè, forse potrebbe essere stato un marinaio a trafiggere. Non voglio saltare a conclusioni, però abbiamo dei buoni indizi. Ma non voglio vedere lui. Ma che cazzo. Targa The con nome Sea della nave. Unicorn. She was the ship that Peter Carey Minchia, sia commanded. unicorn. Assai virile. The ship's logs of the Sea Unicorn. Diamo un'ultima controllata, ma non credo ci sia più niente. Ok, insomma, Have you finished inspecting the crime scene? sì, ho finito. Mr. Holmes? Cazzo. Adesso, cioè, è vero che comunque il taccuino e l'assenza di, cioè, boh.
car. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Quindi... Ah, capito. Quindi, visto che ha cercato di entrare, però hanno attivato gli strumenti, dicono che forse potrebbe riprovare ad entrare, ci può stare come ragionamento. Beh, insomma, parliamo con Well, l'ispettore. Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Però scopriremo com'è andata l'imboscata nel prossimo episodio. Quindi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, che questa serie vi possa piacere. Se vi potrebbe piacere mettete un like, iscrivetevi. Se non vi piace, avete delle critiche al mio modo di fare i gameplay, iscrivetemelo nei commenti. Qui da Sgarraflow è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!